All'inizio la salita è lenta, lenta e l'adrenalina sale sempre di più, ma poi pam! Un crollo improvviso ti fa sentire quel senso di vuoto e quell'enorme dolore allo stomaco. Ecco, immagina che funzioni per lo stesso con le cripto. Ma qual è il problema? Il problema non è per gli esperti, ma per i novellini, i principianti che iniziano in questo mondo. Spesso i fuffaguru vendono ai principianti l'idea che ci vuole pochissimo per fare tanti soldi con le criptovalute. Tecnicamente non è sbagliato, ma non è la giusta via, almeno non per un novellino, non per un principiante che ancora deve imparare le basi. Lanciarsi senza capire le regole del gioco è la scelta peggiore che possiate mai fare nella vostra vita, e non solo per gli investimenti, ma per qualsiasi cosa. Ecco perché oggi la zia Mary vi darà una mano per capire in breve cosa sono le criptovalute, quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Ma chi sono io per fidarti? Zia Mary Social, laureata in economia e management, ramo gestione d'impresa, ti insegno come funziona l'imprenditorialità, gli investimenti, economia, finanza e come guadagnare di più grazie ai social media. Iniziamo dal capire cosa sono le criptovalute. Criptovalute sono delle valute digitali, ma fin qui tutto a posto. Sono basate su una tecnologia che si chiama blockchain. In poche parole le rende sicure e decentralizzate. A differenza dell'euro o del dollaro o qualsiasi valuta che ti viene in mente, non sono controllate da alcun tipo di banca centrale. Questo ha dei pregi, ma anche dei difetti. Però di fatto a cosa servono? Ce ne sono di diversi tipi. Facciamo un esempio con Bitcoin, la più famosa. Vengono letteralmente usate come riserve di valore. Hai presente l'oro? Pensalo digitalizzato. Ma abbiamo anche altre tipologie di criptovalute. Pensiamo ad esempio ad Ethereum. Sono piattaforme per smart contract. In poche parole cosa sono? Dei contratti intelligenti, ovvero programmi automatici che fanno appunto in automatico certe azioni quando si verificano certe condizioni. Facciamo un esempio concreto per semplificarla. Immagina di fare una scommessa con un amico. Invece di fidarti che pagherà se perde, potresti usare uno smart contract che tiene i soldi e li invia automaticamente al vincitore. Nessuno può varare perché il contratto si esegue da solo, senza bisogno di un intermediario. Bene, Ethereum serve proprio a questo: creare contratti digitali che ti aiutano proprio come se fossero una terza persona lì presente, mentre altre criptovalute hanno degli scopi ancora più specifici, ad esempio delle transazioni che devono essere veloci, oppure parliamo di progetti nel metaverso. Adesso vediamo un attimino dove si investe con le criptovalute. Per acquistare delle criptovalute devi utilizzare un exchange, ovvero una piattaforma di scambio. Ce ne sono tanti famosi, sicuramente abbiamo Binance, Coinbase, Kraken, Crypto.com. Alcuni sono meglio o peggio di altri a seconda delle tue necessità. Alcuni ti permettono direttamente di comprare le criptovalute con la carta di credito oppure il bonifico. Altri invece ti richiedono un deposito in stablecoin. Di solito si preferiscono sempre gli exchange che ti permettono di fare degli scambi nel minor tempo possibile e quindi di mettere mano direttamente alla tua carta di credito. Attenzione però, non tutti gli exchange sono affidabili, soprattutto se vi possono direttamente collegare alla vostra carta di credito. Attenzione, mi raccomando. Vediamo dunque ora i pregi e i difetti di queste criptovalute. Partiamo dai pregi. Sono decentralizzate. Significa che non dipendono da nessun governo o da nessuna banca centrale. Nessuno di questi può controllarle. Sicuramente altro pregio è l'alta potenzialità di guadagno. Siamo onesti, le cripto fanno guadagnare tanti soldi. Hanno letteralmente moltiplicato di tantissimo il loro valore in pochissimi anni. E poi c'è l'innovazione tecnologica come terzo punto a loro favore. Come già detto, possono permetterti di fare alcune degli smart contract che ti aiuteranno rapidamente, oltre che tante altre feature che poi dipendono da criptovaluta a criptovaluta. Però insomma, bene o male, siamo sempre nell'ambito della tecnologia e della digitalizzazione molto ampliata e molto rapida. Ma non è tutto oro ciò che luccica. Vediamo dunque i difetti. Abbiamo detto che si guadagna tanto? Sì, ma si perde altrettanto rapidamente. La loro volatilità è altissima. Come già detto all'inizio del video, immaginatevi in una montagna russa. Se non siete
bravi a imparare nel momento di picco maggiore in cui dovreste vendere le vostre criptovalute, magari anche solo un'ora di differenza, se non addirittura pochi minuti, vi porteranno al picco, cioè a perdere tutti i vostri soldi. Per questo vanno guardate con costanza molto spesso. Anche questo possiamo definirlo un po' un difetto. Io personalmente non ho voglia di stare tutti i giorni a guardare come va il mercato e non avrei nemmeno il tempo. C'è da dire che però dipende da criptovaluta a criptovaluta. Alcune si possono prendere e sono meno volatili nel lungo periodo, possiamo gestirle un po' in qualche modo, soprattutto se lavoriamo con il piano d'accumulo, però lì ovviamente i guadagni non saranno alti, o almeno non nel breve periodo, nel lungo periodo saranno alti. Mancanza di una regolamentazione. In molti paesi non sono chiare le regole delle criptovalute, né il loro metodo di tassazione. Se vendo le mie criptovalute nel momento massimo perché sono stato bravo. Le tasse come funzionano? Dipende. Ogni paese ragiona in modo diverso e non tutti i paesi hanno una legge chiara su come gestirle. Possibili truffe. Molte criptovalute sono degli scam molto spesso e si basano su schemi piramidali. Attenzione, gli schemi piramidali sono illegali, perlomeno in Italia di sicuro. Se non sapete cosa sono gli schemi piramidali ci potrò fare un video a parte, è un altro discorso molto lungo. Fatto sta che ovviamente attenzione, se prendete le criptovalute più diffuse e conosciute la truffa di sicuro non c'è, ma se prendete delle criptovalute appena nate e nuove fate molta attenzione. Voi direte sì, ma perché dovrei prendere una criptovaluta poco conosciuta appena nata? Perché costa di meno e quindi diciamo che è più facile entrarci. Ultimo piccolo accenno importante sono le meme coin. Sono collegate comunque alle criptovalute, quindi farò giusto un accennino perché qui bisognerà fare un video a parte di nuovo. Queste meme coin sono appunto delle cripto un po' giocose, definiamole così per comodità. Abbiamo Dogecoin, Shiba Inu, che sono le principali conosciute e anche più apprezzate. Sono letteralmente nate quasi come scherzo e hanno attirato l'interesse di molte persone. Letteralmente anche Trump, quando è arrivato alla Casa Bianca a gennaio, ha lanciato la sua meme coin dollaro Trump. Ho fatto un video a riguardo. Se le criptovalute sono pericolose ma ci si può giocare sopra, io le meme coin vi direi proprio di bannarle. Personalmente, almeno dal mio personale e modesto punto di vista, non ci andrei mai e poi mai sopra a spendere nemmeno un euro. Piuttosto mi informo e vado a provare le cripto, ma non di sicuro le meme coin. È molto pericoloso e anzi praticamente quasi un vero e proprio gioco d'azzardo, direi al 99%. Questo perché non hanno un valore intrinseco loro, ma dipendono dall'hype, cioè da quanto si sta parlando di quella cosa in quel determinato momento. Per farvi un esempio rapido, dollaro Trump ha fatto un sacco di aumento di valore agli inizi appena Trump è arrivato alla Casa Bianca, ma subito poco dopo e già adesso si sta abbassando notevolmente di valore, perché in quel momento appena arrivato alla Casa Bianca c'era tanto hype, tanta richiesta, tanta attenzione verso Trump, ma appena tutti si sono abituati, diciamo che la meme coin ha perso il suo valore. Dunque, investire, abbiamo visto, in criptovalute è il corrispettivo di una montagna russa. Può aiutarvi, essere esaltante, fantastico, meraviglioso, farvi guadagnare tantissimo, oppure portarvi al baratro. L'unica cosa che posso consigliarvi è studiate tanto. Attenzione, non solo come funzionano le criptovalute che volete scegliere, su cui investire, ma anche i grafici. Dovete essere bravi a livelli statistici e matematici per analizzare i grafici. Prendete le criptovalute, vedete il grafico nel corso del tempo, cercate di trovare un pattern. Quando, ogni quanti anni, ogni quanti mesi, ogni quante settimane c'è un pattern uguale dove si può comprare e vendere. Questo le persone guardano. Cercano di trovare momenti sempre uguali nel corso della storia. Spoiler, ci sono ogni tot di anni, ad esempio, in alcuni grafici c'è sempre una costanza, una salita e una discesa. Ecco, più o meno poi bisogna fare delle speculazioni, cioè ipotesi di come andrà tra tot anni e noi dobbiamo vendere quando pensiamo che saranno nel punto più alto. Sono ipotesi basate dallo studio e l'analisi dei dati dei grafici negli anni precedenti.
investimenti. Facile? Assolutamente no, ragazzi. Ma se invece vuoi dei metodi sicuri per investire nel tuo futuro, io ti consiglio di andare a vedere il mio video degli ETF, dove ti spiego come funzionano e che ti permetteranno di avere una fantastica pensione da ricchi molto più avanti nel tempo.